Ciao a tutti, ciao a Ciao a tutti. tutti, bentornati. Bentornati. Anche noi. Scusate ogni tanto momenti di assenza, ma purtroppo Ci sta. lavoro e altri impegni non ci permettevano di registrare i video, anche perché eravamo anche impegnati a montare alcune macchine. Sì, sono arrivate tutte insieme. Esatto. quindi, tra cui Esatto, la V3, la attesissima RTRC V3 che abbiamo ricevuto appunto qualche settimana fa, l'abbiamo montata, dobbiamo provarla perché dobbiamo finire appunto di pitturare la carrozzeria e la proveremo ovviamente e faremo a breve. un video ovviamente sul test e sulle nostre impressioni. Oggi ovviamente video di unboxing e non so, montaggio. di presentazione magari un po' del progetto, visto che Marco, essendo pilota ufficiale RTRC, ha potuto viverla ovviamente. Vista nascere. Ovviamente non ha potuto dire nulla in questi mesi perché era top secret nella chat dei piloti ufficiali, però l'ha vista tra virgolette nascere. Ultimamente sono aumentati, siamo diventati tanti, esattamente. siamo molti di più. Diamo il benvenuto a tutti tutti i nuovi della famiglia RTRC. Sì, però, tra cui dei passaggi storici di brand. Sì, assolutamente. E l'ha vista un po', diciamo, nascere, cambiare le varie tipologie di progetti, perché questo ovviamente è l'evoluzione di un'idea iniziale che era ci sono stati diverse decisamente evoluzioni. diversa. Sì. E quindi ci può, diciamo, descrivere un attimino come si è evoluta la cosa che nessuno vi può dare in Italia e forse in Europa molto probabilmente. Tanto è vero che nella scatola riporta i nomi di tutti esatto, quelli che hanno partecipato. E nel manuale anche, tra l'altro, sì, nel manuale e nella scatola ci sono i nomi di chi ha partecipato, tra cui appunto Marco. Cosa dire? Macchina che sulla carta è molto particolare, costruzione e diciamo disegno molto particolari, materiali di altissima qualità, tra l'altro comunque tutti super precisi, macchina che si monta abbastanza velocemente, facile. diciamo come nello stile diciamo anche della V2, 1.2 eccetera, è composta da blocchi. Questi blocchi possono essere smontati completamente singolarmente, quindi la manutenzione al telaio è molto veloce. Infatti se uno vuole smontare, per dire, l'avantreno perché non so deve cambiare il servo o altre cose, è veramente una cosa di 3 minuti, velocissima, ma anche il retrotreno è comunque veloce, molto leggera. Io che l'ho montata, appunto, il differenziale, vi posso dire che secondo me è forse uno dei più bei differenziali che abbiano mai costruito, fluidissimo. È diciamo all'inizio è un po' difficile, non dico capirlo, ma capire come si monta, perché i passaggi sono, cioè scusami, le tolleranze dei pezzi sono talmente precisi che molte volte bisogna un attimino sforzarli per far entrare e far combaciare le parti, però quando tutto questo si allinea è veramente uno spettacolo. Anche le misure dei vari side link eccetera sono facili, e soprattutto la grossa, diciamo, punto di domanda che si era presentato quando l'hanno mostrata al pubblico è il discorso dei tiranti dello sterzo, che sono asimmetrici, quindi uno è più corto e uno è più lungo. A livello di guida non cambia assolutamente nulla, è solo una scelta di costruzione del design del telaio e del bilanciamento dei pesi, che per la prima volta comunque porta una batteria centrale come in stile, diciamo, delle nuove Pankar 112 che ci sono nel mercato di vari brand. Poi anche l'MRX Ultra ha preso questo design. Esatto, infatti appena uscita l'MRX Ultra, che è praticamente lo stesso concetto di telaio, ecco. Che dire, possiamo
Hai detto tutto tu, quindi io mi avevo a No. dire sei stato bravissimo, No. hai detto esattamente tutto quello che avrei detto io. No, vabbè. E no, sei stato bravissimo davvero. E no, una macchina che secondo me è una macchina molto, molto bella, non solo esteticamente, poi è una macchina, avete visto, mondiale comunque vincente, quindi è sicuramente una novità Sì. proprio anche per la batteria e per tutto quello che è la posizione di bilanciamento dei pesi. Dicevo che le RTA sono sempre state bellissime a livello di estetica. Sì, sì, Molto io sexy. parlo un po' di parte effettivamente, però sì, sono sempre state molto belle, ci abbiamo messo un po' del nostro, anche un po' di italianità, mettiamola così, in tutta questa parte insomma di francese, di questi grandi campioni che poi sono da Thomas, Guglielm e quant'altro. Quindi, Esatto. tra l'altro oggi da poco appunto fa parte anche della famiglia Philipp Stadler, quindi un altro campione del mondo, quindi insomma di sicuro saranno dei progetti stupendi anche le prossime macchine, non vi dico nulla, che verranno, però intanto questa secondo me è una macchina molto bella. Oggi però il video voleva essere giustamente un unboxing e farvela vedere montata, e poi dopo vi faremo vedere con un altro video che faremo successivamente le nostre prove, i nostri test Esatto. di pista e quant'altro. Quindi adesso direi facciamo l'unboxing della scatola. Questa è la mia scatola tra l'altro, per cui poi verrà aperta e vediamo che cosa c'è all'interno. Insomma, ecco, mi raccomando però di mettere il mi piace, il like, iscrivetevi al canale, seguiteci sui social. Chi vi porta questi contenuti qui, queste Esatto, esclusività esatto. così, soprattutto in Italia, nella, diciamo, cose che non si vedono e non si sentono da nessuna parte. Tra l'altro, Esatto. confezione bellissima, Sì, veramente molto bella. cartone bellissimo, e tutta la grafica, nuova grafica, è veramente stupenda. Stessa grafica, tra l'altro, che viene riportata telaio. sotto al telaio di Della macchina pregevolissima manifattura. Assolutamente. Allora adesso andiamo con l'unboxing e poi dopo macchina montata. Yes! A tra poco. A dopo. Eccoci sul tavolo, più nel dettaglio. Facciamo un breve unboxing della confezione che arriva, sostanzialmente della nuova V3, confezione, ripeto, bellissima, con appunto disegnato davanti, diciamo, lo sponsor e comunque Team, il logo le del varie team. firme, anche qui World Champions, perché appunto ha appena vinto il mondiale. Apriamola. E cosa ci sarà dentro? Piccolo imballo. E poi tutti i 150.000 sacchettini. Va bene, ammortizzatore centrale molto lungo che lavora benissimo. Poi ci sono le molle laterali, sempre verdi. Per ora danno all'interno della confezione per le molle laterali e centrali quelle verdi. Quelle davanti mi sembra che siano quelle, diciamo, senza colore. Danno già un kit di cerchi, quindi cerchi 20 posteriori e 19 anteriori. Ricordiamo che la macchina monta posteriormente gli offset 3 e davanti per forza di cose gli offset 0. Poi pignone in metallo RTRC del 12, sì, 12, che comunque è una cosa in più che non fa mai male. Tutte varie manine, anche gli ammortizzatori, ecco sì, non hanno colore le molle degli ammortizzatori frontali. Ammortizzatori che funzionano da Dio, sono sostanzialmente gli stessi dell'RTB. Le parti in carbonio che raccomandano di bagnare, proprio giusto bagnare tutte le parti laterali con il ciano, per fare in modo che siano rinforzate in caso di, comunque, quando si stringono i vari dadi, cosa che consigliano di fare. Cuscinetti meravigliosi, scorrono in una maniera veramente ottima, forse i migliori cuscinetti da kit che ci sono al momento. Appunto, ribadiamo, materiali e comunque scelta delle varie componenti sempre al top, veramente di ottima qualità. I side link laterali con il pivot che, ricordiamo, ci sono varie misure, si possono avere più o meno l'altezza, quindi il baricentro più alto, più basso di qualche millimetro come optional in base a condizioni di pista, guida eccetera.
Banchino che è ricavato completamente dal pieno, super leggero, veramente bellissimo da vedere. Varie, diciamo, sferette, eccetera. Poi bumper frontale che davanti, diciamo, il kit viene fornito con un bumper universale, quindi che può andare bene su quasi tutte le carrozzerie. È una macchina che ovviamente non ha side link, non ha le clip laterali per le carrozzerie in ABS, quindi se volete metterci una carrozzeria in ABS dovete per forza forarla, perché ha solo ed esclusivamente come sistema di fissaggio le colonnine. E poi vabbè, tutti i vari parti del double arm frontale e il differenziale, che ripetiamo, un differenziale meraviglioso. Danno dentro già le chiavi, quindi chiave Torx e le varie brugoline. Altri, diciamo, tutto il kit delle viti, quindi tutti i vari, diciamo, sacchettini con ognuno una vite e i dadi, che sono ben spiegate e comunque di facile comprensione sulle istruzioni. E poi, vabbè, pezzo forte che è il telaio, bellissimo, con questo diciamo disegno a laser. E poi, cosa molto importante per la costruzione del differenziale, sono due quadrati, due piccoli pezzi di carta vetrata del 2000 e del 3000 per lavorare il differenziale, che io consiglio personalmente di seguire alla lettera le istruzioni, perché così facendo lavora veramente veramente bene. Telaio meraviglioso, tutto in un unico pezzo, anche il sistema del fissaggio del bumper frontale abbastanza pesante, un telaio in acciaio, ormai come quasi tutti i costruttori, con l'alloggio per la batteria che va bene sia le, diciamo, batterie di taglio piccolo, quindi 380, 350, Arcase o non Arcase, e io personalmente sono riuscito anche ad inserire anche le batterie un po' più grandi, quindi le 450 marca per esempio, quindi vanno bene tutti e due i tagli di batterie, sia le big block tra virgolette 24 mm di larghezza che quelle, diciamo, standard un pochino più piccole. Le istruzioni, basta inquadrare il QR code e si scaricano, sono fatte veramente bene, molto stile di grafica X-Ray, per chi ha mai montato una macchina X-Ray, fatte veramente bene. E poi all'interno, come abbiamo detto prima, non so se si vedono, ci sono le firme di tutti i piloti ufficiali che hanno, diciamo, collaborato alla costruzione, a quel test e le varie prove del progetto finale. Vabbè dai, c'è anche il mio nome. Esatto, c'è anche il tuo nome che è qua. Là, esatto, Marcos S. Esatto. Quindi non stiamo dicendo bugie, è tutto dimostrabile su carta. Bene, adesso facciamo dei v-roll della macchina, diciamo, finita e assemblata. Anche qui dietro c'è un altro QR code per il sito e per il manuale. E poi vi faremo vedere su pista. Niente, dopo, vabbè, vi diamo due consigli tecnici sul montaggio che abbiamo potuto riscontrare, e aspettiamo, o meglio, aspettate a breve la prova in pista. Ed eccoci con la macchina montata, diciamo il mio esemplare montato. Vi diamo due impressioni appena finito il montaggio. Come abbiamo già detto, materiali al top, sempre molto alta qualità sia dei materiali che delle viti eccetera, incastri sempre belli precisi. Consigli per il montaggio veramente pochi. Gli unici consigli che almeno io vi do, perché vabbè, quello che ho incontrato io nel montaggio, è innanzitutto prendetevi tutto il tempo necessario, magari smontate anche più volte per il differenziale, perché all'inizio può risultare un po' duro, ma dopo quando il cuscinetto, diciamo quello grande che entra dentro in questo piattello esterno,
quando si è infilato completamente, perché ripeto i giochi sono molto 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 piccoli, quindi le tolleranze sono quasi veramente precise, lavora da Dio, lavora veramente bene. Un'altra cosa, i side link e l'ammortizzatore centrale, prima di metterci il grasso puliteli un attimo, perché io personalmente nell'ammortizzatore centrale ho trovato dei residui di lavorazione, un po' di polvere, quindi prima per sicurezza puliteli sempre. Side link laterali, io personalmente ho messo veramente pochissimo grasso, perché se ne mettete diciamo una quantità esagerata o comunque una quantità che sulle altre auto risulta giusta, su questi, essendo molto precisi, fanno un po' l'effetto colla, l'effetto ventosa, e non va bene. E soprattutto, prima di tutto, regolate perfettamente le molle per il banchino posteriore, che sul manuale consigliano di regolarle senza i side link. Infatti deve essere fatto così, perché è una cosa fondamentale per far lavorare bene il telaio e soprattutto per avere le altezze giuste sia a destra che a sinistra, cosa molto importante. Ovviamente, come in tutte le auto, per il frontale state bene attenti che tutti i braccetti cadano sotto il proprio peso, quindi senza collegato nulla, ma come tutte le auto, come se senza collegato nulla, quindi senza il mozzo eccetera, semplicemente tirandole su con un cacciavite. Se cadono da sole vuol dire che non hanno impedimenti e restano liberi, quindi tutto lavora perfettamente. Infatti è morbido, cioè voi non avete idea di quanto sia morbida davanti, e soprattutto l'ammortizzatore centrale lavora da paura. E regolate bene diciamo i braccetti come viene consigliato dal manuale. Poi un'ultima cosa, il cavo del sensore, io personalmente consiglio di prendere dal sito di appunto minizracing.it il cavo sensore un filo più lungo di quello standard che vi danno dentro nell'Hobby-Wing, perché semplicemente quello un po' più corto passa esattamente sopra la batteria, e quindi nel togliere e mettere la batteria diciamo è un po' più difficoltoso e si rischia di strapparlo, comunque di lavorare in maniera un po' più tranquilla, ecco, nel togliere e mettere la batteria, a meno che voi non vogliate metterne una e tenerle dentro solo quella, ma mi sembra una cosa un po' stupida. Poi, l'ultima cosa importantissima, vanno risaldati i cavi dell'ESC, quelli delle bananine, perché vanno messi in verticale. Ecco, è un'altra cosa che, come potete vedere tranquillamente, io ho dovuto risaldare i cavi di tutti gli ESC, perché a sto punto sono per tutti gli ESC, come vedete perfettamente in verticale, perché se no vanno a intralciare diciamo i tiranti dello sterzo, perché sono molto 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 vicini. E un'altra cosa, i passaggi dei cavi, io ho visto varie immagini sui vari gruppi, non c'è un'alternativa, cioè si devono fare per forza così. So che magari per chi è un purista dei passaggi dei cavi e dell'estetica della pulizia dei cavi storce un po' il naso, anche io sono di quel partito lì, però d'altronde non c'è alternativa, perché l'ESC da una parte e la ricevente dall'altra, bisogna per forza farli passare in quel modo qui, quindi prendetevi tutto il tempo del mondo e fateli passare nella maniera più agevole possibile. Io il transponder l'ho messo lì perché era uno spazio libero e mi è sembrato comodo, invece che appunto come alcuni hanno fatto, metterlo qua frontalmente, perché tra l'altro c'è un altro cavo che passa davanti e sotto ai tiranti, quindi mi sembrava anche più logico e più pulito metterlo lì. Il cavo del servo passerà da qua per forza, perché c'è un passaggio creato appositamente, quindi quello non preoccupatevi. E poi per il resto, vabbè, solito accorgimenti di fare in modo che tutto sia bello libero e bello scorrevole. Quindi, detto questo, la macchina lavora veramente bene, fluidissima.
Noi siamo partiti, cioè noi partiremo con la prova in pista come consigliato dal manuale, quindi grassi 5.000 e 15.000 dove messi, e l'unica cosa che cambiamo sono le altezze, perché l'altezza 2 mm sia davanti che dietro a noi sulla nostra pista con qualsiasi auto ci risulta sempre difficile, nel senso non rende, quindi l'abbiamo tenuta per ora a 2.8 e 2.8, però ripeto, proveremo e faremo le dovute tutti i modifiche test, quello nel che caso, servirà. esatto, tutti i test del caso. Ad oggi era soltanto farvi vedere l'unboxing e la macchina montata con dei piccoli accorgimenti. Qua ovviamente questo bumper montare. qui è un bumper che non è quello universale, perché noi utilizzeremo la carrozzeria marca BLD e quindi abbiamo preso il bumper specifico per quella carrozzeria lì. Guardate sul sito sia Mini Z Racing che altri siti, appunto, se hanno il bumper idoneo per la carrozzeria che volete utilizzare, in Lexan ovviamente, in quel caso qua, perché la proveremo in configurazione modificata con il 3005, sempre marca. Quindi, detto questo, aspettate la prova in pista e sempre like. Ciao a tutti! Ciao!